Donato Capretto, riparazione alle scarpe della moglie e con e cognato 600 lire, alle della sorella 3 paio 800 lire, questa è tutta una famiglia, dalle scarpe 200 di Donato Tacchi e Fausetti erano quelli che si mettevano a metà sola, a metà 300 lire. Ho iniziato da 12 anni a fare il calzolaio e poi sono stati 5 anni a insegnarmi a fare il calzolaio. E il maestro mi faceva il primo giorno a attrezzare i chiodi, poi faceva fare il spago e si cominciava a cucire qualche scarpamento. E mano a mano poi abbiamo fatto scarpe nuove. Dopo 5 anni mi sono messo in proprio. Allora, per conto proprio. Questo è qua quinto. Questo poi di qua. Questo è quello di sopra e questo è di sotto. Questo si chiama scarpina, questa è la parte di sopra. E si forma la scarpa. Qua poi si mette la mostrina e si fa la scarpa. Queste sono le forme. Prima si prende la misura ai piedi, poi misura la forma se è completa, se è la stessa misura, e poi si monta su questa forma. Dopo montata si cuociono, fatta a mano, si mette guardia si dice, e poi si mette la suola sotto. La suola con i tacchi e poi si mette l'attaccio. L'attaccio ai tacchi invece di mettere il tacco di gomma, si mettevano i capi di chiodi. Scuole. Pure scuola da voi. Questo. De fiere sotto. Questo qua. Hai visto? Questo viene da una pianta, pece, e si mette, si rompe briciolina e si mette al teamino. Poco di olio e si fa squagliare. Quando è squagliata tutta quanta bella pulita, si mette nell'acqua. Nell'acqua poi te sta accorto che tu cuci le mani. Allora hai a zampattare poco nell'acqua e poi la fai a punto giusto, né destra né lente e né tosto. Sono sempre schermane, sia duro o spago in cammino. E viene fatta come questo. Questo poi è già idoneo. Piglio lo spago, come questo qua. Questo serve per imparare a oltrepassare l'acqua,
non si marcisce subito a pece, quando è girata, è come la cira. Solo che questa pece è superiore alla cira si toglie, questa non si toglie. Perciò lo spago, quando è cucito con lo spago buono. Questa è la seta, si mette tanto. Si fa sguscio lo spago, mette due più lunghe, una più corta, in modo che veda fino qua. E poi questa qua serve per cucire. Poi ho buco e poi imbravo lo spago. Questo è proprio lo spago, si accusava da qua e girava, tutto bello, si faceva solo la prova. Così. E qua poi girava la ponte, sembravano tutti là. Una è ruota dall'auto. Siamo stati in campagna, facevamo le scarpe. Dopo le scarpe ci pagavano quando ci avevano i soldi, no? O vendevano l'aino, insomma, il cappelletto, l'aino. Oppure quando c'era la metitura del grano, davano il grano per paga. E pagavano agosto, sempre agosto dopo un anno. Stavamo fuori la sera, la notte dormivamo da paglia, diceva la paesana. Allora, poi il mostro mettevano sempre a parte, in due lettine, più riservate. Facevamo le scarpe a tutta la famiglia e facevamo scarpe pesanti per la paura e scarpe leggere per le feste. Chi sono l'attaccio? Poi queste qua si mettevano tutte in fila. Tutte belle, uno vicino all'altro, queste qua. L'attaccio si metteva per fare stendere le scarpe, che è un po' consumato. E poi che era poi che si dietro dopo. Ecco qua. A tutti si mettevano tutti in fila, così, intorno, e poi si faceva una rosella in mezzo. Un filo qua, poi mezzo filo qua e mezzo filo qua. Sì, questa qua taglia a sguscio. Ecco qua, una parte che la mette. Ecco la taglia. Invece prima la tagliamo con curtite, per la forbice. Facevo secca che non veniva mai preciso come viene preciso sotto la macchina. O cuoia andavamo a prendere a Napoli, balle intere. Andavamo a stare corta pure. Andavamo a stare corta pure per queste buone partite. Io mi mettevo sotto il copertore, il copertore ammogliato, con il magliaretto in mano, per finire che passavamo a cosa scorso, come si chiama, una salita a Brotto, quando vai da Napoli a venire verso Salerno. Fino a Dama faceva, poi passavamo dalla cabina. E c'erano là, come arrivava l'autostop, c'erano semafori, sembravano da niente. La macchina dritta
e si accoglie la roba. Questo serve per sembrigliare, quando è che passa la colla. Prima devi pulire per la carta vetro sopra e poi passa la colla. Questo serve sotto i tacchi, a mezzaluna. Poi ci sono i cortelli, tutti questi qua. Vedete qua è l'apparecchio. Non chiude che sta qua. Qui si passa la cena che sta qua, La Pasqua vicino. Questa qui per apparare la mezza su un tot qua sotto. E si mette qua, vedi. Questo per l'ologida. Se la scarpa è blu, mette la cera blu. Se è nera, mette la cera nera. Se è rossa, mette la cera rossa. La stringa un po' vicino. E poi pulisce. Scarpe nuove non se ne fanno più. Che tutte riparazioni. Oh, manco riparazioni si fanno, sì. Adesso sono rimasto solamente io a fare il calzolaio, ma non c'è niente di bello. Ero centenario, perché era tutto fatto a mano. Si facevano le stivali, quelle per andare a cavallo alla cavata, era giovane. Si faceva tutto a mano. Un paio di scarpe prima costava 4.000 lire, poi hanno aumentato a 5 e poi mano a mano. Per fare un paio di scarpe fatte a mano ci volevano 2 giorni. Dipende, poi se erano scarpe da donna, un giorno per un tomaio già pronto, si faceva un giorno. Ma se erano scarpe con tomaie fatte di cuore proprio, ci volevano 2 giorni per Allora questa è la bacinella, che si mette un cuoio grosso, quello che è duro. Per morbidirla si mette a spunta nell'acqua e viene un'acqua nera brutta, puzzolente, diciamo così. E si dice, non ti mette manco l'acqua scorpata, che dire l'acqua scorpata? Ha creato scorpata perché è vicino ai tanti, e facendo il pranzo, ma a mezzogiorno. Allora, per far vedere che il mastro era sazio che aveva mangiato, e se la sa sempre un pochino, 2 o 3 cucchiai di roba nel piatto, e dice che sei restata creato scorpata. Un'altra cosa dice, oh mastro, che vuoi? Vuoi l'uovo o la salsiccia? Significava che o l'uovo o la salsiccia, mica. Oh mastro diceva, mica l'uovo e salsiccia. Come ambiente è meglio mo, ma come povertà
non era bene. Dopo il pantalone, te lo lavavano la sera e te lo mettevo come mattina. Non ce n'era più. Ora lo buttiamo. Ora, il pantalone e portavo il pantalone rotto.